Salve a tutti, siamo tre ragazzi che si stanno cimentando per una nuova esperienza, in particolare un viaggio per l'Africa. Vorremmo documentare un po' tutto quello che vedremo, che faremo e che sentiremo, partendo già dalle impressioni prima del viaggio. Come potete vedere ci troviamo alle pendici del letto, anzi non potete vederlo perché le nuvole ci hanno fatto questo regalo e niente. Sara, cosa ti aspetti da questo viaggio? Allora Marco, io non mi aspetto nulla, proprio non mi aspetto nulla, tipo pacco regalo. Okay. Vai là e scarti quello che trovi, ritorneremo più ricchi e più polemici, questo ne sono sicura, e speriamo di non soffrire mai all'Africa. Valeria? Io mi aspetto pure un viaggio, una nuova scoperta alla ricerca di una popolazione, di una cultura. E anche di una natura differente. Di natura. Incontaminata soprattutto. Vi permetteremo di documentare ogni minimo particolare E speriamo che dopo questi video che noi vi faremo vedere, tutti voi che li starete guardando direte cavolo, voglio partire in Africa pure io. Questo è il nostro intento, Esatto. il nostro intento è anche questo. Ma comunque sia, è sempre una cosa che si deve sentire, Vabbè, deve partire, senza dubbio. perché non è un solito viaggio di divertimento, è un viaggio totalmente diverso. Però diciamo tutto nasce da consigli e opportunità, quindi noi saremo la fonte di vostra ispirazione per i vostri viaggi futuri, speriamo di esserlo, speriamo di farlo nel Speriamo, miglior sì. modo possibile. Arrivederci. Ciao! Primo aggiornamento viaggio. Ci troviamo a Roma Fiumicino. Aggiorniamo il gruppo di viaggio perché si sono aggiunti due concorrenti. Padre Vincenzo al rapporto, impegnato in una attenta lettura in questo momento. Ci aspettano circa altre 20-30 ore di viaggio. Yep. Già. Come siamo fisicamente? 26 ore. Non so cosa sto riprendendo. Comunque. Sono circa le 11. Siamo fermati forse per mangiare. Andiamo a vedere cosa c'è. Sara, ci fermiamo per mangiare o no? Sì. Non è una fotografia comunque. Ah no! Infrescatevi! Mangiamo? Ma Questo è il nostro caro amico Ezechiele. che ci ha raccontato un po' della nostra nuova terra. E ora andiamo. Il giorno 6 novembre. Siamo appena arrivati al villaggio. Dopo una cinquantina di ore di viaggio. Ce l'abbiamo fatta. Il guardiano. Felice di vederci arrivare. Magari un cane c'è gioco. Oh, che bellini! Che carini sono! Mamma, siamo qui. Oh! Giambo! Ed ecco la nostra accoglienza con un bel canto.
qua. Sì, siamo al primo giorno, abbiamo visitato quella che è tutta la parte. Anche lo comando. Abbiamo visitato tutti i loro prodotti agricoli e anche la parte degli allevamenti. Abbiamo conosciuto queste due nostre mascotte. Ciao! Che non so come si chiamano, è quello che vedete. Johnny. Camisa. È quello di fronte all'albergo col quale si dovrebbero gestire una volta che la missione sarà finita. Aggiorneremo più tardi. Comunque possiamo dire solo che Padre Salvatore ha fatto una specie di miracolo in questo posto. Tu, così. Quindi ci vediamo, saluta. Ti salutai. Ciao. Siamo nella scuola dei cugini, dove possiamo vedere dove finiscono tutte le nostre macchine da cucire. C'è chi sistema la macchina. Video. Siamo in viaggio per il fiume insieme a un gruppo di masai simpaticissimi. Abbastanza, simpatici. Andiamo! A Munindi. Allora, Non abbiamo bevuto comunque. andando al fiume A vedere le scimmie. a vedere le scimmie. Ma anche io. Ed è questo Masai. Questo Masai. Questo Zungu. Questo Zungu. Marco, Roberto, Sara. Valeria. Valeria, Adam, Amira, Oh, siamo. Lienda, Ora mi Antoni. porto. Ma lei è Maria? Ok, vi aggiorniamo più tardi. Secondo giorno visita l'asilo. Venitela. Vale.
Ehi là. Bella. Bella. Il nostro posto di stare. Cosa vuoi? Cambiamo villaggio. Ciao belli. Grazie, grazie, grazie.
Bilang gaji, kita sorveglia. Ah, vedete. Ok, siamo dentro una casa Masai. Questa non mi ricordo che mi ha detto. Sarà una specie di soggiorno. Una stanza. Una stanza. Questa è l'entrata. I nostri cari amici Masai. E poi c'è la stanza da letto. Che è bellissima. Però non si vede molto. Scusami. Vediamo se riusciamo a scalare un pochettino, ma è il massimo che possiamo fare. Niente. Sono molto simpatici, poi sono tutte molto belle. Questa era la casa dove siamo entrati prima. Qua c'è un bellissimo bambino. E qua invece c'è la cucina. Fatemi entrare nella cucina. Ecco, questa è la cucina. E mi hanno detto che queste case le costruiscono in una settimana e non entra un filo d'acqua. Nonostante sia di paglia. No. Non c'è odore di pane tipo quello là. Odore di pane fresco. Perché è fatto tipo a legna? Ma here used to burn the fire? Yes. You are not afraid for all this to make fire? Quella che è nata ieri sera. Oh. Just for heating. Oh, good. Niente, mi sta dicendo che non si preoccupano di bruciare niente perché serve soltanto a riscaldare. Sbatto la testa. Perfetto. Ragazzi, si vive con poco, basta poco per vivere felici. L'avete visto così. Siamo nella tribù Magnati. Magnati. No, ve lo dico io. Mancati. Bambini come al solito. Come a me. C'è vedo che non guardi chi è? No, ma magari tipo con stile schiacciato. Why they made this wood wall? Kwa nini mmetengeneza hiyo? Hii hapa, kwa nini mmetengeneza? Hii hapa ya miti. Huh? Eh? Simila. Their tradition. Can I wreck or not? Can I? Why he made this? For their own tradition and they use it for protection. Protection. Yes. From what? From the maybe hyena, they come here to take some maybe goat. So this is very big. So they don't jump to come to it. So when they put something like this, they don't jump to come inside to take maybe a goat or sheep. Yeah. Protection. Mi ha detto che è la protezione contro le iene che possono rubare e mangiare. Dopo l'assalto di ieri ci preoccupiamo dei cani, ovviamente. Dimmi una bella del suo Marco, riprendi a quello. Guarda quello là. Sniffano anche la donna sniffano. What they are using? Is it possible to know or is secret? Ah, il tabacco in polvere! Nini, sono nini? Ugoro, tabacco. Tabacco. They grind. After grind, They breathe. They breathe. they sniff. Sniff. Tabacco in polvere.
Ciao! Sara! Hola! Jumbo! Sono gli altri. Lì c'è la sposa.
si entra al safari. Attacca in diretta. Delle bocche enormi. Chi li vuole vedere da vicino? Sì. Attacca in diretta. Questo è il capoelefante. Il primo, certo, quello che... il pastore. E qua c'è tutto il gruppo. Andiamo. Cosa va una punta? Abbiamo un branco di leone. Vedi, dove ci sono i leoni ci sono gli uccelli. E poi lasciano la casa e li si mangiano. Tutta sta bocca. Sì. Abbiamo un leone che sta dormendo qui. Oi.
nel blu, dipinto di blu, blu, felice, di stare lassù, con te, e volavo, in alto del sole, e ancora più su. Tagliamo e giriamo. Entriamo verso il centro. Dai, giriamo. Andiamo, giriamo. Giriamo sempre il lato. Vieni qua. Fate venire quel bambino. Dai, andiamo, giriamo. Un cerchio senza girare non è un cerchio, no. Dai. It's photo time. The dance keeps going all night long till the morning sun begins to shine. Signor Vescovo, siamo felici di avervi ospite in questa terra, no? Popolata da giraffe, da zebre, gazzelle, caimani, tigri no, però per esempio i leoni ci stanno, no? I leoni ci stanno. Siamo felici, siete qua, sempre in questa terra popolata, un sacco di gente, negri, bianchi, molti più negri che bianchi veramente, per essere proprio precisi, diciamo. E in questa missione sperduta proprio dal mondo dove non si arriva in nessuna maniera, diciamo, né col treno né con l'autobus, manco con la jeep, o ti perdi e se no non arrivi. Comunque quando sei arrivato qua rimani perché non c'è nessun sistema per andarsene, no? Diciamo. In questa missione dove vive questa gente, che non è come la gente normale che la mattina si sveglia, si lavano i denti, si fanno la doccia, mettono l'acqua del tè e lavano le tazze tutte nei primi 5 minuti della giornata. Qua no, qua per fare queste operazioni bisogna lavorare 3 giorni. Già trovare l'acqua per il tè è come vincere un terno all'otto qua in questo posto. Se sputi per terra non arriva perché evapora prima. L'acqua che ci sta basta a malapena per farti venire un reumatismo. E questo per quanto riguarda il bere, e non voglio parlare del mangiare e della capra. Qua in questo posto non è come un posto normale che quando sollevi un lenzuolo sotto ci trovi il materasso, no?
Qua quando sollevi il lenzuolo sotto non sai mai che cosa ci trovi qua sotto. Le mosche da noi ti svegliano, per esempio, no? Qua ti fanno addormentare, si muore per un giradito, per un'otite, per un orzaiolo in questo posto qua. Una zanzara ti punge, bene, ci lasci le penne. In questo posto qua, quando ti viene un raffreddore, non è come in un posto normale che prendi l'aspirina, no? Qua, se prendi il raffreddore, ti conviene cominciare a scavare in questo posto e ci stanno pure i cannibali, non tutti, ma qualcuno mozzica, diciamo. E come fai a dargli torto? Pure io morderei se dovessi vivere in un posto di questa maniera. E questa gente che vive qua non si prende un giorno di vacanza, uno svago, non vede un film, non guarda una femmina, non guarda una partita di pallone. Qua, se vuoi vedere una partita di pallone, o te la fai o non la vedi. Voi direte, ma i preti in Italia non guardano le partite di pallone. Sì che guardano le partite di pallone e guardano pure le femmine. E quando questa gente qua, state ferma, arriverà in paradiso e San Pietro li accoglierà e gli dirà, hai desiderato la roba d'altri? Loro diranno, sì che abbiamo desiderato la roba d'altri, perché non tenevamo niente e ci serviva per curare la gente. E San Pietro allora gli chiederà, avete nominato il nome di Dio in vano? E certo che ho nominato il nome di Dio in vano! Come facevi? Tanto fermo tu! Arrivano i guerriglieri e si portano tutto! Altro che in vano! Ho i miei buoni motivi per nominare il nome di Dio! Tanto fermo! E San Pietro dirà, cosa avete fatto allora per meritarvi il paradiso? E allora questa gente dirà, ho amato il prossimo mio come me stesso! E sai perché? Perché non c'era un cazzo di meglio da fare! Ma l'ho fatto! Amen. Tre, due, uno, via, vai. Buonasera a tutti, siamo qui al termine della nostra esperienza di viaggio. E che buonasera. Buona giornata, buonasera. Via, vai. Salve a tutti, siamo qui al termine della nostra esperienza di viaggio e prima di partire sentiamo la necessità di fare qualche domanda a colui che è il padre di tutta la baracca qui. La prima domanda che vogliamo farle è quando è arrivato qui, come ha fatto, diciamo, qual è stato il suo punto di partenza per iniziare tutto quello che poi ha realizzato qui? Ma quando sono arrivato qui, già era la mia seconda esperienza in Africa. Ricordo che sono venuto qui, c'è una foto iniziale, sono venuto con una macchina, sopra un materasso, un letto da montare, perché possibilmente non avrei trovato neanche un materasso e un letto in questa miseria. Vedi, il missionario quando parte non è che prima si fa i conti, e come il signor Volte ci dice, quando stai per costruire una casa, lì ti devo appoggiare tutto a lui, lì il fondamento. Di te non c'è niente nella missione, perché non posso mai avere la capacità di portare avanti, sia a livello economico che anche a livello psicologico di preghiera, una realtà come è l'uomo, perché l'uomo è il miracolo, è tanto grande ma è tanto basso. Quindi diciamo che in questi anni non le è mai capitato di dire basta, voglio andare via, voglio tornare tipo alle mie comodità e... Questo umanamente lo penso quasi una volta omesso per ogni giorno, possiamo dire, ma è una debolezza umana, ma naturale, perché sempre qui siamo sradicati, sempre straniero sei. Mi diceva Padre Vincenzo in questi giorni, perché mi fa piacere quando viene a visitarmi, ci scambiamo delle idee, Salvatore sei sempre uno straniero, ma è bello, ma anche ogni persona è uno straniero nel mondo, no? Vivere da straniero, qui lo vive in maniera molto più forte, più drammatica, no? Anche il colore della pelle, sei solo, un bianco solo in mezzo a tutta questa realtà. Okay. Un'altra cosa molto, andiamo adesso più sul profondo. Lei qui, diciamo, come abbiamo detto prima, è il padre di tutto, nel vero senso della parola. E parlando, guardando un po' in giro per i villaggi, abbiamo visto che comunque tutta la gente si affida a lei, quindi lei per quanto riguarda i problemi, quelli più importanti, partorire anche sul vestiario, diciamo è la speranza per tutti qui. Ma allo stesso tempo, essendo la gente molto, forse moltissima, troppa per essere gestita da una sola persona, lei si trova spesso ad avere
pugno di ferro. La nostra domanda era come fa a essere così duro, e deve esserlo, per poter gestire tutto, con gente che magari si ritrova in ginocchio a pregarla, tipo, per qualche bisogno veramente importante. Vero è Marco, qui il missionario, la natura del missionario, è un fattore positivo o negativo, lo deve gestire poi lui. Il missionario si ritrova a essere primo ministro della salute, ministro dell'istruzione, poi dottore, poi si trova a essere sacerdote, tutto. Anche se per me la prima cosa è sacerdote e missionario, però in base all'esigenza che hai devi improvvisarti anche a occupare dei compiti, dei ministeri che dovrebbero fare gli altri, quando c'è l'assenza di tante altre istituzioni. Le necessità sono molte, questo lo so, ma con l'aiuto e la collaborazione anche loro e con l'aiuto dello Spirito Santo che mi dà discernimento di capire. E poi guarda, io quando sbaglio, meglio donare, meglio essere generoso, che non magari uno se ne vada a mani vuote, così le indovini tutti, guarda. Questa è la mia costituzione, perché tuo parroco Padre Vincenzo mi conosce, lui è generoso, ma anch'io, lui è generoso e si fida di me perché quasi quasi lo vinco anche in generosità. No, senza passo. Sono stato più grande di lui, per cui lui ha imparato anche da me in un certo senso nell'amicizia, nei rapporti che ha avuto con me, anche perché il Signore mi ha dato la possibilità di poterlo fare. Io vengo da una situazione adulta, una situazione economica molto adagiata bene, per cui non tenevo tutto per me. E questo qui è rimasto, il Signore questi doni che ci dà poi li mette a servizio della comunità. E qui cerco di fare discernimento su tutto, guardo. L'unica differenza che ti dico, perché visto che c'è un'esperienza di una realtà missionaria a Megoli 10 anni, e qui 12 anni lì e qui è più salda la comunità, è più forte, anche se è bisognosa e povera ugualmente, però non è abituata a imbrogliare o a chiedere. E quando viene a chiedere un aiuto, quasi quasi è un aiuto un barato. Padre, mi trovo in difficoltà, non hai i soldi, ma magari ha una mucca, magari ha un sacco di grano turco da dare, ma io invece della mucca, se il valore è di 100 lire, io ci dico che 100 lire per aiuto. Gran parte della sua vita nel nostro paese e allo stesso tempo altrettanta qui. È la persona perfetta per poter fare una valutazione dei due diversi stili di vita. Quindi la nostra domanda è vedendo appunto questi due stili di vita che sono spesso, possiamo dire, anche opposti, e cercando di prendere il meglio da tutte e due le parti, cosa avrebbe da dire alla gente europea, comunque la nostra gente, per migliorarla, perché sappiamo spesso che si porta è portata a farsi problemi spesso inutili, a vivere una vita triste, quando invece se qui gli si dasse basta 5% di quello che noi abbiamo, qui vivrebbero forse in paradiso. Qual è il consiglio che vuole dare sia ai ragazzi che alle persone più adulte? Meno male che c'è l'Africa, che ci rispecchia, perché magari uno dice a parole, guardi, possiamo vivere una vita meno consumistica, impossibile tornare indietro, non si può vivere, quando poi vedi una realtà qui che si può vivere non tornando indietro, ma molto molto più indietro con l'essenziale, e allora è una cosa che sta capire e ti rallegri anche tu. La bellezza di quelli che vengono qui, gli ospiti come voi, è questo, dice, ma guarda un po', mi lamento, ma che mi lamento, perché anche se lì potremmo andare indietro, non arriveremo mai come loro e l'uomo può vivere bene. Vedi, ma questo lo sappiamo perché è radicato nel nostro cuore. L'uomo è nato nudo, e lì ci siamo rivestiti a poco, chi scarpetti, il vestito, ma qui vede l'uomo è nudo e cammina nudo, no? E quando io sono venuto la prima volta in Africa mi sono meravigliato, perché si guarda un po', Signore, io magari se non venivo in Africa io, anche tu, Sara, Roberto, Valeria e Padre Vincenzo, non avessi conosciuto l'uomo, magari avreste fatto vita in questo mondo, poi moriva, andavi da San Pietro e lì, mamma mia, lì poi magari vedeva la realtà e io vivevo questa realtà e non lo sapevo, perché
Se io morivo e non sono stato in Africa, non avrei conosciuto la potenzialità dell'uomo così com'è, vero, è nato. Io la prima volta che ho visto l'uomo non è a Biancavilla, un paese, o a Bronte, o nelle città occidentali che è tutto falso ciò che si dice. L'uomo l'ho visto qui quando, all'improvviso, la macchina che mi portava per la Bronte in Africa, dall'aeroporto nella missione, ha forato. Ci siamo fermati in un posto dove sembrava non c'era niente, tutta foresta. All'improvviso della foresta escono 2 bambini, ma tu qui sempre lo vedi, basta cammini, sempre, ma non c'è nessuno qui, e invece c'è sempre l'uomo. Escono 2 bambini, mezzi nudi, con uno straccetto, con una saetta, scarsi, senza piede, per cui il loro corpo ha tocca terra, ma non veniamo dalla terra. Quando viste, e gli ho dato un cioccolattino di Condorella, un toroncino di Condorella, come voi fate questi dati, subito 2 bambini, peccate a farle felici. E 2 bambini sono venuti a prendersi 2 cioccolatini, non con le mani, ma con la bocca, come quasi una pecorella. E io mi sono meravigliato, ma da un po' che semplice, non sa neanche che sembra che cos'è. L'ho aperto, gli ho dato, ma lì c'era l'uomo. E io morivo e non poi dopo, come le sopportazioni, la malattia, il dolore. Ma questo è l'uomo di qui, è l'uomo di lì, oh guarda. E allora la cosa bella è questa, che è possibile vivere con l'essenziale, è possibile non ingannarsi con del progresso pagato, progresso tanto da perdere l'identità. E allora ben che ci stia quest'Africa, e chiunque si fa questa esperienza nella missione con i poveri. Ok. Ecco Sara adesso. No, io volevo, vabbè, le domande le abbiamo fatte, con una sola parola, un solo aggettivo. Quant'è bello quando la gente viene da lei e le dice grazie Padre Salvatore per avermi aiutato, oppure per avermi aiutato a superare un qualcosa, un problema. Mi innesta con Dio. Non c'è Dio, mi innesta. Sì. Mi fa parte della sua gloria. Con la bontà del dare, capite? La famosa frase di Teresa Calcutta, ma anche San Paolo. Si ha più gioia nel dare che nel ricevere. Cioè devi stare in realtà che non è essere megalomano, no? Come certe persone grandi da noi, ma qui è tutto gratuito, qui è tutto a perdere. Allora, stimo molto i preti missionari e non capisco la diversità fra il prete diocesano in Italia e il missionario qui. Quando è sempre un prete perché c'è anche... C'è una frase, Valeria. Sono stato a Bronte, nel tuo paese, un giorno, io un sacerdote, non sapevo che ero io in mezzo alla folla, ascoltavo la messa, perché già ho celebrato la messa, andavo da Padre Vincenzo. Un sacerdote ha detto questa frase, si parlava quel giorno, si parlava un po' della missione, i 12 inviati, e diceva, all'inizio la Chiesa, tutti i cristiani erano missionari. Oggi, per un paradosso, possiamo dire solo i missionari sono cristiani. Bello, mi ha edificato, però penso che ogni vero sacerdote è missionario, ogni cristiano è missionario. Bisogna riscoprire questo, non solamente il missionario perché tu lo vedi nella realtà, ma nell'intenzione. Ogni sacerdote nella sua chiesa vuole essere questo, ed è questo. E così ogni cristiano deve essere questo. Io magari non capisco certe affermazioni, anche a volte di pastori che dicono riposatevi e prendete il vostro giorno di riposo. No, il Vangelo non dice questo, il figlio dell'uomo non ha da posare il capo, un parroco deve stare sempre in chiesa, una volta in parrocchia, dove tutti possono andarci. Una volta un ragazzo che ho portato africano in Italia, passavamo nelle parrocchie e mi diceva padre mi porti nella parrocchia? Dice, ma chi stai a parrocchia? Io parlo con me, perché la chiesa era chiusa. Perché è abituato qui in parrocchia, dove io sono sempre presente qui, è sempre viva e sempre aperta, e anche se io non ci sono, è a villaggio e torna, ma dorme qui, dorme in parrocchia. Per cui le nostre chiese per loro sembrano villaggi dove non c'è l'Eucaristia, dove è aperto, dove l'uomo non può incontrarsi con Dio. Allora io volevo chiedere, da tutti gli anni che lei è in missione, qual è stato il momento in cui si è sentito più amato? So che te faccio! Quando pensi? Ammazzaste? Spiegacelo perché non lo capisci. Perché però spiegacelo perché non lo capisci. Mi sento amato di Dio quando vedo la mia, quando metto
metto in atto ama la natura umana e lui mi ama. Quando merito di essere mandato a casa, avere una punizione, dimmi non sei degno, invece me la salva. Per cui quando ho detto quando pecco, il Signore si ama proprio nel peccato. C'è una preghiera dei padri del deserto che un allievo dice al suo maestro: maestro, insegnami a pregare. E lui gli dice: quando prega, preghi così: o Signore, o Dio, dammi di amarti come ho amato il peccato e di servirti come ho servito Satana. Valeria. Sì, mi dica. Il desiderio di venire in Africa non l'hanno tutti i giovani, è una cosa che è innata. Tu immagina, su milioni e milioni, 1 su 1 milione di giovani può venire in Africa. Secondo quali erano i tuoi propositi nel venire in Africa? E che cosa ti spingeva? Che cosa volevi, che aspettavi dell'Africa? Allora, questa voglia di venire in Africa è partito bene o male da 2 anni fa. 2 anni fa si parlava con amici che c'era il fratello di un amico che doveva partire per fare il prete missionario e già lì mi era partita una cosa, dico bella l'Africa, vorrei andare a vedere quella realtà che c'è in questo posto, come vivono le persone senza niente, il loro modo di vivere, cioè senza al di fuori proprio tutta questa tecnologia, vivono nella povertà, però volevo proprio tastare il posto. Ora che l'ho toccato proprio con i miei piedi, ho visto queste persone nella loro povertà, hanno tanta gioia ed è bellissimo tutto ciò. E secondo te si può, come dire, vincere o depellare la povertà nei paesi poveri? O nel mondo ci saranno sempre i poveri? Magari si sposteranno dall'Africa e poi andranno in Occidente o andranno in America. Ma secondo me i poveri ci sono in tutto il mondo, ma sono poveri dentro nell'anima. Quella sei a parte, no? Parliamo della povertà materiale che tu hai visto. È una cosa che è difficile, non so rispondere a questa domanda perché qui c'è troppa povertà. Quindi non so se negli anni futuri... È un dramma che tocca anche me come sacerdote, per questo te l'ho detto, in quanto come posso io da ricco parlare della bellezza, la Chiesa parla della bellezza, della povertà, dei beati i poveri. Insomma io da ricco, guarda, è stato valido qui, sul lavoro che abbiamo piantato in missione, la missione che ho costruita in cemento, loro sono le capanne. E loro dico: padre, ma tu parli con te loro perché non vivono che tu nei capanne, eccetera, no? Come puoi parlare della bellezza e della povertà a noi da ricchi? Però il fatto è che sono loro che mi parlano a me della bellezza e povertà al ricco. Che c'è una verità così profonda che non viene da una chiesa ricca che dall'annunzia, ma da una chiesa povera che dice che è bella, e questo è quello che vedevi tu, questa povertà bella, che nonostante questo c'è gioia e c'è sta realtà. E allora da parte nostra la prossima domanda gliela faccio giù a Sara, vieni qui. Go. Sara, in questi giorni che sei qui, come ti sei trovata? Inutile? Potevi fare di più? Non hai fatto di più? E un sentimento? Ok. Allora, con le tue prospettive, non venire qui quando lì salvo l'Africa, che saccio, faccio gioire i bambini che palloncini, che caramelli. Io sono stato utile o inutile? Come ti senti? Allora, io quando prima di venire qua cercavo di pensare cosa potessi provare quando insomma io sarei arrivata qua. Però non ci sono riuscita perché dico è impossibile. Una volta arrivata qua io pensavo dalle risposte che mi sentivo dare dagli altri quando mi sentivano dire te ne vai in Africa, oddio ma non ti spaventi, quante malattie, poi non mangi, solite cose. E io dico ma chissà come sarà. E invece quando sono arrivata qua mi sono sentita dal secondo giorno in famiglia, subito.
oltre, vabbè, mi sono ambientata, ma è stata proprio la gente che ti ha integrato, cioè ti ha fatto sentire parte di un gruppo, parte di questa famiglia, di questa realtà che è nata qui. E questa cosa penso sia non una cosa bellissima, di più, perché loro magari vedendo uno straniero, un bianco, uno zungo come ci chiamano loro, no? Che viene da lontano per venire qua, che è così diverso da loro, così diverso non tanto per il colore di pelle, ma anche perché, come diceva lei prima, noi magari siamo ricchi, stiamo diversamente da loro, però loro hanno un qualcosa che a noi manca, che va al di là delle cose materiali, che è proprio questo gettar via le maschere che noi abbiamo e dire tu sei uguale a me, io sono uomo, tu sei uomo uguale a me, viviamo sulla stessa terra, viviamo nello stesso mondo, sotto lo stesso cielo, quindi io e te siamo uguali, cioè non siamo diversi perché io vivo in Africa. Ti sei sentita utile o inutile? Mi sono sentita... Alla missione o a questo popolo africano, all'Africa? Ma io, allora, mi sono sentita utile, sì, penso, cioè sì, mi sono sentita un po' utile, però io penso che mi siano stati loro più utili a me che io con loro, cioè loro mi hanno dato veramente, veramente tanto. Beh, bravo, complimenti. Vai. Ok. Marco, tu che sei un giovane che scruta, guarda, penetra e riflette prima di dare un giudizio, una riflessione sull'esperienza, che idea ti sei fatta dei giovani africani? I giovani come te, che idea ti sei fatta? Qui in Africa. Dell'africano. Ok. O che avevi e adesso sei fatto o sei cambiato? Dei tuoi amici, dell'ambiente, non posso dire di persone anziane, perché ma di più voi giovani guardate sia il bambino africano, l'adolescente, così dicendo, dipendenti. Allora, per rispondere a questa domanda, non so se è giusto fare un confronto con quello che noi siamo da noi, da dove veniamo, cioè nel posto in cui veniamo. Il giovane da noi, allora, quello che penso io, ed è anche il motivo per cui sono voluto venire, è che... Quello qui, che hai detto l'altra volta con il giovane. Puoi anche ripeterlo. È che qui noi ci tiriamo fuori dal sistema. Perché quello che penso io è che da noi viviamo dentro a un sistema proprio crudo, che ti ci butta dentro e tu... È brutto uscirne fuori, perché se vuoi uscirne ti trovi tutti gli altri che ti attaccano. E il sistema significa scuola, liceo, università, lavoro, diciamo è tutto quello che gli altri vogliono che tu fai. Sì, tutte le istituzioni, tutto quello che la famiglia, diciamo la società che ti porta a fare una vita come se la tua vita fosse già programmata. Quindi la mia curiosità principale nel venire qui era, visto che ero sicuro che qui questo sistema non c'è, perché ancora non è stato creato e spero che non venga mai creato, volevo vedere come si faceva, come si viveva senza essere all'interno di questo sistema. E quello che ho visto è che proprio veramente si torna tanto indietro, dove la vita è proprio vissuta tranquilla, senza essere sempre di fretta, senza correre dietro al tempo e quindi dobbiamo fare questo perché dopo devo fare un'altra cosa. Qui la gente lavora la mattina, però poi è rilassato e quindi ha tutto il tempo per, non lo so, meditare, guardare, gioire, festeggiare. È quello che secondo me manca a noi, perché in maniera opposta a noi questo tempo ci viene tolto. Anzi, forse se lo facciamo veniamo presi anche in giro, perché per noi non ha senso stare qui seduti, parlare. Questo sistema così tu hai visto che aiuta questi giovani a vivere meglio la loro vita, anche come giovani spensierati, alla scelta di crearsi un avvenire più sereno, e la cosa assurda è che vedo poche volte ho visto noia nello sguardo delle persone, pur non facendo nulla di magari di importante, già stando lì a parlare, non vedo la noia che vedo in noi. E questo è paradossale, non lo so. Ok, grazie Marco. Bene. Vai. Allora, sono ritornato perché mi mancavano... Avevo messo un pochettino, come si può dire, l'apprezzare le cose belle.
sono voluto ritornare proprio per... Io quando i clienti al negozio mi chiedono, parlando un po', dice ma come mai sta voglia di andare in Africa così? Io gli faccio un esempio. Allora dico, io quando sono andato la prima volta in Africa è come se mi sono fatto un vaccino. Un vaccino perché io prima mi ritenevo malato, nel non apprezzare certe cose, nel non rendermi conto di certe cose. I vaccini ovviamente hanno bisogno di una dose di richiamo. Quindi al momento io in cui vedo un periodo un po' così, sono ritornato a darmi una ricarica su tutto, sulla voglia di affrontare le cose, sul coraggio, sulla fede, perché comunque poi io che mi ritengo cristiano, poi vedo le persone qua che mi fanno lezioni di teologia, moltissimo, molta più fede. E Poi, oltre mettiamo uno a volte per aiutarti un po' Marco a rispondere a questa domanda, perché è l'essenziale che voglio far uscire. Quando uno va a Parigi c'è la bellezza della Torre Eiffel, quando vado in Egitto i piramidi mi attirano, e a ritornarci di nuovo, Le persone. l'uomo, Lo stato, cioè ritornare proprio allo stato di natura. poi l'uomo che ogni bambino, come so dire tu, diventa mio fratellino, oppure su mia mamma, sorellina, e quando lui già mi vede così, e tu mai, questo legame che ci lega con l'umanità, e questa è una cosa vera, qui è l'uomo da fotografare, e che resta. Qual è, Shida, qual è la difficoltà più grande? Unaelewa? Wewe ni mwanamke. Sasa kama mwanamke hapa ni shida gani, ni zawadi kuliko shida nyingine zaidi nyingine ambaye wanamke wanapata? Sawa. Aspetta, ci sta pensando. Shida kubwa ambayo wanapata wanawake walio wengi, ndio, kwa sababu walio wengi hawajasoma wanawake, ndio, hasa vijijini kama hapa, ndio, hawajasoma. Kwa hiyo kila kitu wanategemea juu ya kilimo, labda mfano ndio, wanalima kwa mume, ndio, wanalima kwa nguvu zao zote, ndio, alafu ndio waweze kupata chakula, kwa sababu wanakuwa hawana kazi nyingine yoyote ila isipokuwa ni kilimo. Ndio. Sta dicendo, una delle difficoltà più grandi che la donna trova qui è che possibilmente non ha scuola, non ha avuto l'opportunità di studiare, di portarsi avanti, e dunque che cosa fa? Lavora come contadina. Quindi può lavorare tantissimo e non produrre nulla, e quindi morire di fame. Ok, seconda domanda. Come si sente rispetto a noi, sfortunate, soprattutto loro, e poi perché secondo lei ci deve essere gente che ha tutto e gente che non ha quasi niente? Na wewe ni tofauti ya sisi wazungu. Sasa wewe kama Mwafrika umepata bahati nzuri au bahati mbaya? Kwa sababu tofauti kati ya wako na wetu ni tofauti kabisa, unaelewa utofauti. Sasa wewe unafikiri nini? Unafikiri nini kwamba wewe umepata bahati nzuri au bahati mbaya? Ngumu. Si ngumu. Mimi binafsi nafikiri kuzaliwa Afrika ni mpango wa Mungu. Dio. Sto dicendo, io penso personalmente che se io sono nato in Africa è volontà di Dio, non l'ho deciso io da dove nascere. Ni mpango wa Mungu. Dio.
siwezi nikasema kwa nini Mungu ameniumba hapa wakati napata shida. Sta dicendo, io come posso dire a Dio perché tu mi hai fatto nascere qui invece in un altro posto? Kwa nini nimezaliwa hapa? Hapana, ni mpango wake yeye kwamba mimi nitazaliwa Afrika na mwingine atazaliwa Ulaya. Kwa hiyo tofauti ni huu. Mimi siwezi kusema nimepata bahati mbaya kwa sababu nimezaliwa hapa. Hapana. Namshukuru Mungu kwa sababu nimezaliwa kwa maeneo haya. Sta dicendo, dice, io non posso dire sono stata fortunata e sono stata sfortunata perché sono nata qua. E la differenza tra me e voi è che voi siete nati in Italia e io sono nata qui. E questa è la volontà di Dio, basta. Qual era l'altra domanda? Che cosa perché secondo lei ci devono essere gente... perché Guanini Wapo, Ambao, Juana, Feda, Nitajiri, Nawawa maschili. Poi una figurina. Guanini? Wa Afrika. Wa Afrika ndio. Kwamba kuna watu ambao ni matajiri na kuna watu ambao ndio. Au dunia nzima. Utofauti wa mwingine kuwa masikini na mwingine kuwa tajiri inategemeana toka zamani kwamba wazazi walikuwa wana mwamko gani, waliamka kwa mambo ya kutafuta fedha au familia nyingine imeamka maskini na itaendelea kuwa maskini kwa sababu hakuna msaada unaopatikana pale. Sta dicendo, dice possibilmente la differenza tra le persone che sono ricche e le persone che sono povere, dice non risale a oggi, è una cosa passata dai tempi antichi. Dunque possibilmente, dice, i genitori passati si sono messi a lavorare, a fare commercio, quello che sia, e dunque hanno raggiunto qualche bene e i soldi fanno soldi. Altri invece, che proprio perché sono analfabeti, non possono portarsi avanti, eccetera, eccetera, sono rimasti così come sono. Ce l'ho io una domanda da fare a te. Ok. Ciao. Tu, wewe, unafikiri kwamba umepata bahati nzuri ili uwe karibu na misione? Kwa sababu wewe ni mfanyakazi ndani ya misione. Katika ya watu wengine wanakaa mbalimbali. Mimi naweza kusema nimepata bahati kwa sababu sio bahati tu ya kuwa jirani na misioni, pia kujifunza mambo mengine. Unaelewa? Ni tofauti na mwingine ambaye anakaa mbali kabisa. Hajui anashindwa, hajui kitu. Hajui kwamba misioni ni nini, inafanyaje, inasaidiaje watu, unaelewa? Mimi tayari najua kwamba nikikaa jirani na misioni inaweza kusaidia watu mbalimbali. Wagonjwa, watu wasiojiweza kabisa. Kwa hiyo mimi najua maana ya misioni. Ni tofauti na mwingine ambaye hajui kitu. Mimi ninajua kwamba nimekuwa na bahati. La domanda che vi ho fatto è: tu ti reputi fortunata rispetto agli altri perché tu stai qua vicino, lavori nella missione? E lei dice sì, perché io rispetto agli altri non solo sono vicino alla missione, ma sto nella missione, e anche perché ho avuto l'opportunità di fare tante cose e quindi ho maggiore conoscenza rispetto agli altri che stanno fuori. E dice, e anche perché io, essendo qui nella missione, aiuto gli ammalati, coloro che non hanno forza, non hanno cose, quindi questo qua, dice, mi reputo fortunata per questo. Okay. Shangilio! Asante Santa! Dio! Ciao a tutti, siamo qui in compagnia di un nostro caro amico, Ruben. Vogliamo fargli qualche domanda. La prima domanda è: quale è la giornata tipo per un ragazzo del posto? Tell me about your usual day here. Your routine. For you and also for one boy here. Usually we wake up at 12 p.m. in the morning. After wake up, so we go to the church. Football on that. Ok, loro dice che si alzano la mattina, vanno in chiesa, dopo tornano e lavorano, mangiano, prendono il tè e poi il pomeriggio giocano a football, attività varie. Seconda domanda:
Qual è il sogno per un ragazzo africano? What is your dream? Yeah. Pharmacy. Pharmacy. Lui vuole diventare un farmacista. Allora, visto che Ruben vorrebbe fare il farmacista, dovrebbe iniziare a studiare qui o vorrebbe andare da qualche altra parte? Per studiare? Sì, ovviamente. Where you wanna go to study pharmacy? Okay, as I told you before. So at the first time, so we make what is it? I don't know how to explain now. So we make I forget in English. I told you I think before. Me l'aveva detto, lui praticamente vuole andare a studiare in una città qua vicino farmacia, però prima deve cercare di guadagnare soldi per iscriversi nell'università pubblica del posto. È costoso. E quindi vuole rimanere qui. Per il prezzo lui sa che il prezzo per le università private è costosissimo, si parla di circa 10.000 euro per prendere la laurea, mentre per quelle pubbliche non lo sa, ma ovviamente molto meno. Hai mai desiderato di uscire fuori da qui? You never think about to go abroad? I think about this. So I need to work with Padre Salvatore first. Lui ci ha pensato, però ovviamente perché lui è stato cresciuto da Padre Salvatore, quindi diciamo dipende da lui, è sempre una questione di soldi. Vorrebbe farlo, però non ne ha la Sappi che Pole. se vorrai sappi che se vorrai uscire vieni da noi che ti ospitiamo tranquillamente. You can stay in their home if you want. Okay, thank You can find hospitality in Bronte. Ora gli faccio una domanda io. Allora, lui è stato cresciuto da Padre Salvatore, da un sacerdote. Se viceversa sarebbe stato cresciuto magari da una persona con i soldi, però che non era un sacerdote, quindi non gli dava, diciamo, la fede, non gli faceva conoscere Dio, però poteva avere più soldi. Lui si ritiene più fortunato avendo incontrato Padre Salvatore, o se trovava un'altra persona magari con più soldi però che non gli dava Dio? Okay. He said, do you think that if you grow up not with Padre Salvatore that teaches you all about the religion and all, but if you found another father, like with a lot of money, you think which one you think is better? Yeah, for me usually, for my heart, yeah, very very important people is Padre Salvatore, because he taken me since I was a child up to now. So the best thing is not money. The best thing is how people love you or care you. I think only that. And about the religion, you think was important to know the religion, to learn. Yes. Very very important. Lui ha detto che non è importante i soldi, ma la gente che ti cresce, quindi quello che ti trasmette, avere una gente giusta che ti cresce, quindi ti trasmette le cose giuste e tutto il resto. E ovviamente anche il fatto di aver imparato tutto circa la religione è molto importante. Ok. Allora, la mia domanda è: cosa l'ha portato a venire qui e iniziare questo percorso missionario e non fare tutto ciò che un normale prete nel nostro paese fa? Cioè rimanere nella propria parrocchia? Ma io penso che non è che stia facendo qualcosa di straordinario. Insomma. Sto facendo cose ordinarie, cose piccole.
perché io da solo non posso risolvere i problemi che ci sono qui in Africa e man mano che voi state qua anche voi sperimenterete come i problemi che ci sono qui sono tantissimi ed enormi. Io mi sento semplicemente una piccola goccia in un oceano, ma è importante che ci sia questa goccia. Poi, cosa dirti? La missione è un dono di Dio, fa parte della natura dell'essere cristiano. Quindi io mi trovo qui in questa missione qua perché c'è Padre Salvatore, che lo conosco da tanto tempo, e poi quando lui dal vescovo ha ricevuto la lettera dal vescovo e quindi lo invitava a venire qui e lui è venuto, non c'era niente, io essendo a Bronte c'è stata una persona che gli è morto il fratello nella parrocchia e questo mi dice: mio fratello c'ha un bel gruzzoletto e lo vogliamo dare per i poveri. E lì ho visto un segno del Signore perché avevo ricevuto la telefonata del Padre Salvatore in cui mi diceva: ho bisogno di aiuto. E quella persona, senza che io abbia chiesto nulla, mi diceva: ho dei soldi da spendere. Allora, mettendo insieme le due cose, subito abbiamo realizzato qualche piccola opera che voi vedete. Così è andato. Quanto è difficile fare il missionario, il prete missionario? Più che difficile, c'è maggiore sofferenza, c'è maggiore sacrificio. Cioè tu che vedi che il Signore ti chiama a essere missionario e devi mettere in conto una cosa che è fondamentale, la croce. E quando io parlo di croce significa maggiore capacità tua interiore ad accettare il rifiuto, a sentirti non capito, a sentirti solo, perché ora hai sentito cosa ci ha detto Padre Salvatore? Sì. Cioè noi fra 15 giorni, e di noi fra un mese, cioè noi la prossima settimana, ma anche Nino e gli altri, mi ha detto a dicembre va via. Ce ne andremo tutti, lui rimane solo e lui sta mesi da solo, senza un bianco, senza uno con cui sfogarsi, confidarsi, parlare, eccetera, eccetera. E quindi questo che cosa ti porta da un lato? Da un lato ti fa stare bene perché tu annunci il Vangelo, dall'altro lato implica la sofferenza. Quanto sono diversi i problemi che la gente a Bronte le fa e quelli che invece qui la gente fa? Cosa avrebbe da dire? La notte con i giorni. Che questi problemi sono più esistenziali. Quelli là sono anche esistenziali, ma molti problemi e ce li creiamo noi. Faccio un esempio. A me mai nella mia vita da prete mi è successo che qualcuno venga da me e mi dica: padre, me lo anticipo lo stipendio di una settimana che tu mi devi pagare? E io chiedo: perché lo vuoi anticipato? Perché così mi vado a comprare il materasso, perché fino ad oggi sto dormendo per terra. Capisci il problema qual è? Sì. E lì nessuno ragazzo mi dice una cosa del genere, perché c'è la famiglia, ci sono i parenti, c'è l'assistenza sociale, c'è il comune, hai capito? Capisci la differenza? Qui non c'è niente. Ma anche lì in Italia sarei un bugiardo se direi che quelli non sono problemi. Sono problemi. Diversi. Ma sono problemi. Non vale la pena farseli. Ma si vive in un mondo diverso. Ma secondo lei, perché facciamo sempre la differenza tra qui e noi a Bronte in questo caso, no? Perché qui, nonostante abbiano 1000 problemi che siano anche materiali, perché quelli ci sono, loro, cioè io guardandoli sono così sereni, nonostante tutto, così sorridenti. Ma tu non te lo dai tu stesso una spiegazione perché non ci siete riusciti ancora? Perché credono in Dio. La prima cosa è per non avendo denaro, non hanno differenze tra di loro e quindi sono molto più stretti. Già da bambini li vediamo centinaia di bambini che giocano continuamente e quindi non avendo differenze gioiscono sempre insieme, lo stare sempre insieme ti porta a sorridere sempre. Faccio un esempio io, guarda, prima cosa, perché loro di quello che hanno si accontentano, basta, noi no. Quello è il problema. Si vede già da un bambino quando si dà capite? Un palloncino e una caramella. Hanno solo un paio di scarpe e se li mettono oggi io, domani tu, dopodomani quello, ma quelli già ci basta, sono contenti di quello che hanno. Noi no, cioè noi pretendiamo, vogliamo cose ancora sempre. Io ammettiamo, faccio un esempio, tu quante paio di scarpe c'hai nel tuo armadio a casa?
A casa 5. Perfetto, solo tu. E paia di pantaloni? Ascolta, e non vedi l'ora che arrivano i saldi, o non so io, una festa particolare, quelle che tu hai non ti aggredisci e vuoi comprare ancora altro. Ho capito. Capite che vi voglio dire? Qui invece no. È l'essenziale. Certo, l'essenziale. Questo. Seconda cosa, vi siete accorti, stando con i bambini, che non esistono giochi singoli, giochi individuali? No, esistono solo giochi di compagnia, Sì, giochi di società. Da noi non esiste più questo, si è perso. Io mi ricordo quando ero un ragazzo, anche io giocavo sempre insieme agli altri. Non esisteva un gioco io da solo. Oggi con il computer, la PlayStation, tutto questo ti isola perché ti impedisce di stare a contatto con gli altri e sei tu dentro una stanza di 4 mura, tu e il video. Quello uccide. Cioè fa male, perché non ti educa a socializzare con gli altri, a stare con gli altri. Non so se... Sì. Perfettamente chiaro. Ok. Grazie. Tankische bitter San Pellegrino. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa maliwe, ingekuwa dada. Nashindwa na mali sinawe. Ingekuwa malaika, nashindwa na mali sinawe. Ingekuwa malaika. Pesa zasogua roho yangu, pesa zasogua roho yangu, yamwanifanyeje vijana mwenzio, nashindwa na mali sinawe. Ingekuwa malaika, nashindwa na mali sinawe. Ingekuwa malaika. Kidege, akuwaza kidege. Kidege, akuwaza kidege. Ingekuwa maliwe, ingekuwa dada. Nashindwa na mali sinawe. Ingekuwa malaika, nashindwa na mali sinawe. Ingekuwa malaika. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa maliwe, ingekuwa dada. Nashindwa na mali sinawe. Ingekuwa malaika, nashindwa na mali sinawe. Ingekuwa